Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, prima di iniziare io vi ringrazio tutti per il supporto che date al canale, per i like che lasciate e per le iscrizioni che fate. Quindi se volete lasciate subito un mi piace e iscrivetevi al canale. Come sempre nelle mie recensioni do un parere obiettivo sul prodotto, perché io non vengo pagato e quindi posso dire sia bene che male di un prodotto, perché non voglio creare un conflitto di interessi sulle mie opinioni e su un compenso per quello che devo dire. Quindi io non vengo pagato e dico quello che voglio. Come vedete sono qua vicino a un fiume a fare questa recensione, quindi sentirete per tutto il video un sottofondo rilassante di acqua che scorre. Oggi andiamo a provare un bellissimo zaino della Six Moon Design, in particolare il Minimalist versione 2. Questo è uno zaino molto particolare. Innanzitutto è uno zaino della categoria ultralight, quindi vi dico subito che pesa meno di 1 chilo a vuoto. Vi faccio vedere il peso reale dello zaino completo di spallacci e di fascia lombare. Allora, andiamo a accendere la nostra bilancia. Guardate, 960 grammi totale, veramente quasi niente. 960 grammi per uno zaino del genere è veramente poco. Tutto compreso della fascia lombare e degli spallacci e di tutti gli accessori. Quindi è uno zaino estremamente leggero. Io l'ho già provato un po', non tanto, però quel poco che basta per capire che questo è uno zaino veramente realizzato bene. Intanto vi dico un po' di caratteristiche principali. Il carico massimo che si può portare è circa 16 kg, per la precisione 15,81. Il materiale, nello specifico di questo zaino, è il cosiddetto Robic Nylon. Ne esiste una versione anche di un materiale molto più resistente, un po' più caro e anche impermeabile. Questo zaino è studiato per trekking su lunghe distanze, delle camminate del weekend e anche, perché no, delle avventure di più giorni. Secondo me questo zaino è veramente l'ideale per fare dei lunghi viaggi tipo il Cammino degli Dei, che sono un centinaio di chilometri. Sul sito, come vi faccio vedere a video, è possibile personalizzare lo zaino scegliendo sia il tipo di spallaccio, la dimensione come una normale maglia, large, small, e anche il tipo di fascia lombare. Queste sono le caratteristiche degli spallacci, perché sul sito si possono scegliere diversi tipi di spallacci. È estremamente personalizzabile in fase di acquisto. Io ho scelto il modello Flight e come vedete ci sono tutte le caratteristiche. Stessa cosa per la fascia lombare, perché come si può vedere sono smontabili. Qua sotto c'è un velcro, quindi volendo potreste anche alleggerire lo zaino ulteriormente smontando la fascia. Non so se riuscite a vedere, ma qua sotto c'è il velcro, quindi questa si sfila. C'è anche in dotazione, vedete, anche uno strumento molto semplice per incalzare e far scivolare all'interno di questa fettuccia la fascia lombare. Come si può vedere qua ci sono dei numeri 1, 2, 3, 4. Questo perché? Perché anche gli spallacci si possono smontare. Qua sotto c'è un velcro, vedete? E anche questi si possono spostare in base alla dimensione e alla conformazione della vostra schiena. Ovviamente bisogna prima slacciare dai passanti i lacci, si smontano, si fanno scivolare dentro queste tasche. Ok? Ora vi passo a illustrare le caratteristiche più particolari di questo zaino della Six Moon Design. Partiamo dal fondo. Come si può vedere ci sono due lacci, servono per i bastoncini da trekking, quindi qua infilerete la punta, e per le piccozze, e qua infilerete la piccozza.
faccio vedere molto velocemente. Qua infilate il bastoncino e poi lo fermate ad esempio qua, ok? E così portate i vostri bastoncini, c'è spazio per due perché ci sono due anelli, e li agganciate all'esterno dello zaino. Questa secondo me è una cosa molto geniale, utile e pratica. Ai lati dello zaino sono presenti due tasche, una più bassa e una molto più lunga, quasi della lunghezza di tutto lo zaino. Servono una per la borraccia e una ad esempio per la tenda o il materassino o qualsiasi cosa che abbia una forma cilindrica e abbastanza lunga. Faccio vedere un esempio. Qua ad esempio ci potete mettere una borraccia, ok? Ovviamente queste tasche hanno anche dei laccetti per stringere la parte superiore, vedete? Cosa molto utile. È un laccio elastico che percorre tutto lo zaino fino qua in cima, quindi anche qui potrete mettere, un esempio banale, una t-shirt per asciugarla durante il cammino. E in questa tasca molto più alta, faccio vedere, potreste metterci una tenda come per esempio questa. Anche questa è della Six Moon, questa è una tenda ultra leggera, ma ve la faccio vedere la prossima volta perché la devo ancora provare. Vedete? Da una parte la borraccia e da una parte la tenda, e praticamente l'interno dello zaino è mezzo vuoto. Altra caratteristica molto utile e comoda è questa grande tasca che è presente sul davanti. Questa grande tasca la potete utilizzare ad esempio per mettere il poncho, un impermeabile, un cappello, una giacca, tutto ciò che vi serve nell'immediato la mettete qua e l'avete tutta a portata di mano. Vorrei farvi notare questi piccoli particolari che ci sono per farvi capire la qualità con cui è stato realizzato questo zaino. Vedete? Qua c'è una cinghia elastica, una fettuccina elastica che fa sì che la parte superiore tenda sempre a essere chiusa, e secondo me questa è una cosa veramente utile. Ho visto pochi zaini ultralight con queste finezze nella realizzazione. Altra cosa, come avete già visto, ci sono questi lacci su tutti e due i lati dello zaino, e questi sono dei semplici lacci che si possono utilizzare anche qui per comprimere, agganciare, trasportare oggetti e materiali, ad esempio materassini, comunque tutto ciò che volete agganciare all'esterno lo potete mettere qua. Altra caratteristica veramente interessante è che questi lacci hanno un piccolo gancio superiore all'estremità che è possibile sganciare in maniera veramente pratica e veloce. Guardate qua, tac, e lo sganciate. Anche questa è veramente una caratteristica non da poco, veramente utile. Ovviamente è presente su entrambi i lati. Sullo zaino sono presenti anche questi occhielli, anche qua sono utili per appendere, agganciare e trasportare altro materiale esterno. Potete farci passare un piccolo laccio e anche qui potreste trasportare tranquillamente tantissimo altro materiale. Come avrete notato, ci sono questi lacci molto lunghi e alla fine hanno questi piccoli agganci. A cosa servono? Servono per far sì che sulla parte superiore dello zaino, faccio vedere, ve le allento, qua ci sono questi ganci che allentandoli aumenta la portata superiore dello zaino. Vedete qua è possibile mettere tantissimo altro materiale, più materiale portate e più peso vi portate sulle spalle. Comunque guardate qua quanto spazio c'è, magari anche un piumino c'entra molto bene, una giacca, un qualsiasi cosa, poi le tirate, vedete, e comprimete lo zaino. Altra parte importante è questa bellissima tasca superiore, che qua ci potete mettere le cose indispensabili. Ora io per esempio ho messo un portafoglio e le chiavi dell'auto, ma voi potete metterci GPS, torcia frontale, cartina, tutto ciò che dovete avere a portata di mano ma non nell'immediato.
Ultima caratteristica del frontale dello zaino è la tasca. La tasca che permette l'accesso all'interno, intanto ha un velcro di chiusura e questo è molto utile. Non ne ho visti altri con un piccolo velcro all'estremità che chiude 2 lembi, e anche qua la chiusura è di quelle che si arrotolano, ok? Fate così, e anche qui c'è il gancetto, e poi la parte superiore dello zaino con la tasca la chiudete con i 2 gancetti e lo zaino è pronto. Prima di passare alle caratteristiche dorsali, cioè gli spallacci e la cintura lombare, vorrei farvi vedere anche l'interno di questa meraviglia. Innanzitutto si trova questa sacca agganciata tramite 2 piccoli moschettoni, chiamiamoli, di plastica, ok? Questa è per la sacca idrica. Ci mettete la vostra sacca di idratazione con l'acqua e la mettete all'interno, quindi questa non andrà a giro per lo zaino con il rischio di essere perforata e creare un danno irreparabile. Quindi la mettete dentro questa piccola sacca sospesa e niente, e poi ci sono le fessure per andare all'esterno qua sotto, sia a destra che a sinistra. Sulla parte dorsale è presente un'altra piccola sacca con una classica chiusura zip, dove potreste mettere portafoglio, documenti e soldi, perché è in un punto un po' scomodo da raggiungere, quindi ci metterete materiale che non usate praticamente mai. Altra bellissima e utilissima caratteristica di questo zaino è che non è uno zaino frameless. Cos'è uno zaino frameless? Sono tutti quegli zaini che non hanno neanche un supporto rigido all'interno. Questo invece ha un supporto ultralight, vedete qua, questo è un sistema di sospensione che passa all'interno di tutto il perimetro dello zaino. Ovviamente anche questo è estraibile, basta far così e qua lo potete estrarre, vedete questo piccolo tubicino. Comunque io vi consiglio di lasciarlo perché è indispensabile. Se portate parecchio carico è meglio lasciarlo, è meglio tenerlo su. Quindi avere uno zaino ultra light con il frame, vedete, è veramente una caratteristica molto interessante. Lo spazio interno è 40 litri, più gli spazi esterni si arriva a 54, quindi tutto sommato uno zaino molto capiente, considerando che ha un sacco di ganci, fibbie, passanti esterni, praticamente uno zaino modulabile e che ci potete portare tutto. Ovviamente le cuciture sono di alta qualità, ovviamente non è nastrato perché non è impermeabile. Se volete, come vi ho detto, l'impermeabile, prendete la versione con il tessuto impermeabile. Detto questo, abbiamo visto lo zaino nella parte anteriore, interna e superiore. Adesso vediamo la parte posteriore, che è una parte anch'essa molto interessante e estremamente personalizzabile. Prima di farvi vedere le opzioni di personalizzazione e di regolazione dello zaino, vi faccio vedere intanto le varie tasche e marsupi. Intanto sugli spallacci sono presenti 2 piccole sacche
anch'esse con un sistema di chiusura molto semplice così, con un laccio elastico. Fate così e la sacca viene strozzata e chiusa. Fate così e riaprite semplicemente. Questo è un po' un classico. Di qua idem, solita cosa, altra sacca, altro sistema di chiusura, anch'esso con cordoncino elastico, molto veloce, semplice e pratico. Qua ci potete mettere o una piccola bottiglia di acqua, GPS, magari qualche snack, insomma qualcosa che vi serve sul momento. Consiglio da una parte uno snack e da una parte GPS. Sulla fascia lombare sono presenti due tasche, anch'esse chiuse da una classica chiusura zip e molto capienti, quindi anche qua ci può entrare comodamente snack, un coltello multiuso, magari anche un kit di primo soccorso, e anche qua ne ha un'altra, quindi ne avete una a destra e una a sinistra. Come si può vedere, di tasche sulla parte frontale dello zaino non mancano. Gancio di chiusura molto solido a 4 lacci di regolazione, estremamente performante e adattabile al vostro bacino. Sul davanti c'è un'altra fascia pettorale, anche questa elasticizzata per renderla ancora più comoda e scorrevole, quindi la potete regolare in altezza come volete. Sul gancio di chiusura è presente un piccolo fischio che potete anche sganciare, vedete? Piccolo fischio di emergenza che fa sempre comodo. Detto questo, passiamo un po' alle opzioni di settaggio. Come vi ho già detto, insieme allo zaino viene fornito un piccolo strumento per poter spostare e agganciare la fascia lombare e gli spallacci come più gradite. Esempio, qua ci sono 4 numeri e potete spostare gli spallacci in avanti o indietro in base alle vostre preferenze. È molto semplice, basta sganciare queste due fettuccine da questi passanti, agganciare la stoffa e spostarla più sotto. A cosa serve questo praticamente? Siccome all'interno c'è il velcro, senza questo strumento, appena cercherete di fare entrare la stoffa degli spallacci si incastra, cioè il velcro lo impedisce lo scivolamento fino in fondo, e con questo riuscirete a far scivolare in posizione tutto il sistema di spallacci. In pratica fa sì che i due velcri non vengono subito a contatto durante l'innesto. Idem per la fascia lombare. Se un giorno vorrete cambiare fascia lombare, ne prendete un'altra, la sganciate perché all'interno c'è il velcro, poi quando andrete a riposizionarla mettete questo sul velcro, la inserite, sfilate e poi i due velcri vengono a contatto e si agganciano fra loro. Ovviamente questo qui non dovete portarvelo sempre con voi, una volta usato lo lasciate a casa. Sulla parte posteriore, come vi ho già detto, qua ci sono due piccoli buchi dove è stato anche serigrafato H2O che servono per far passare il tubicino della sacca idrica a destra e a sinistra, e serve appunto per far passare come più gradite, se a destra o alla vostra sinistra, il tubicino dell'acqua. Qua sono presenti altre due piccole fibbie e anche qua potete far passare un'altra fettuccina di stoffa e usarla come cinghia. Ad esempio, avrete le ciaspole, mettete le ciaspole all'esterno, fate passare una cinghia perché è presente sia a destra che a sinistra, vedete? E agganciate le vostre ciaspole all'esterno. Ovviamente anche qui c'è una chiusura elastica tramite questo laccetto, è estremamente personalizzabile al vostro corpo perché, come vedete, ha un sacco di cinghie di compressione per allungare, stringere e personalizzare il tutto al vostro corpo. Beh, che dire di questo zaino? Io lo trovo eccezionale, veramente realizzato bene, prodotto da un'azienda americana, estremamente personalizzabile, come vi ho già detto più e più volte nel video, e in pratica si cuce addosso al vostro corpo.
È uno zaino che per essere nella categoria ultralight costa anche relativamente poco, circa $200. Io ho visto dei prezzi anche il doppio. Ditta produttrice è la Six Moon Design e il modello è il Minimalist versione 2. Io l'ho provato un po' e mi ci sono subito trovato bene. Si adatta perfettamente al corpo, perché come vi ho fatto vedere ha un sacco di regolazioni, lacci, laccetti, fibbie. È uno zaino che pesa veramente poco, estremamente versatile, compatto, personalizzabile, ha un sacco di spazio sia all'interno che all'esterno. Mi piace molto anche a livello estetico, perché questo colore a me garba parecchio. E che dire, mi sembra un prodotto molto valido, estremamente fruibile, e giudicate voi. Come sempre io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per i like che lasciate, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date e grazie ancora, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.